Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, benvenuti sul mio canale o bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video, che dir si voglia. Andiamo avanti con le nostre apparizioni mariane e siamo arrivati in ordine cronologico al VI secolo, verso la fine a dir la verità del VI secolo, e parleremo dell'apparizione di Bonito nella diocesi di Ariano Irpino di Lacedonia. E dove esiste un modernissimo santuario della Maria Santissima della Neve. Allora, parliamo dell'apparizione della Madonna e poi perché viene invece dichiarata Madonna della Neve per un fatto eccezionale successo a causa di Carlo VIII. Allora, diciamo così che sul finire del VI secolo la Madonna appare a un gruppo di contadini, appare questa dolce figura di madre con in braccio un bambino. All'apparizione i buoi, gli animali che conducevano questi contadini, si inginocchiano, si prostrano a questa apparizione, quindi con grande sgomento di contadini che iniziano a capire che questa figura femminile col bambino in braccio non è una donna qualunque. Difatti, guardandola bene man mano che si avvicinano, la figura, questa donna, è sospesa nell'aria ed è circonfusa di luce abbagliante ed è accompagnata da angeli e arcangeli, da questi altri soggetti che sospesi nell'aria, che librano nell'aria, che producono una musica soave. Era la Madonna. Da allora le apparizioni si susseguirono più volte. Infine furono così convinti le persone del luogo che dove anticamente sorgeva un tempio pagano, proprio in quella zona lì vicino, fu eretto un tempio cristiano dedicato alla Madonna. Però il tempio subì nel corso dei secoli vari crolli e devastazioni. La terra di Moroni, dove attualmente sorge appunto un bellissimo e stupendo santuario, poi finalmente rinnovato, ha ospitato nel passato diversi papi, Onorio II, Onorio III, Urbano IV, Leone IX e altri, e diversi personaggi importanti, Federico II, Carlo d'Angiò, Carlo VIII, che è accolto nel 1222 anche il Santo di Santi, San Francesco d'Assisi. Allora vediamo però cosa è successo a Carlo VIII e perché questa apparizione viene poi dedicata alla Madonna della Neve. Si narra che Carlo VIII, dopo aver conquistato il castello di Apice, attirato dalla fama appunto delle apparizioni della Madonna e di questa chiesa, venerata nella chiesa di Moroni, volle recarsi sul posto per constatarne la bellezza e le virtù taumaturgiche. L'aggiunto fece il suo ingresso in chiesa con cipiglio altezzoso, seguito dai suoi guerrieri armati. Si era sul finire della primavera del 1492 e faceva molto caldo. Però Carlo VIII aveva questa cattiveria dentro di sé, questa voglia di sbeffeggiare questo diceria popolare che lì c'era la Madonna che faceva queste cose. E quindi mentre Carlo sostava irriverente nella chiesa assieme ai suoi soldati, improvvisamente il cielo si coprì di nuvoloni neri e cominciò a nevicare con grande intensità, una vera e propria bufera di neve. In un battibaleno, in poche decine di minuti, i campi e le strade furono coperte da montagne di neve e Carlo VIII non poté fare ritorno al castello. Restarono bloccati prima dalla bufera di neve e dopo, praticamente il giorno dopo, da queste montagne di neve. Restò prigioniero nella chiesa con tutto il suo seguito per oltre 40 giorni. E solo quando si pentì dei suoi propositi cattivi di sbeffeggiarsi di questa che lui riteneva una leggenda, la neve scomparve del tutto e riapparve la bella stagione. Da allora alla Madonna di Moroni fu attribuito l'appellativo di Madonna della Neve. Bene, anche questa apparizione della Madonna è stata
spiegata. Scrivetemi qua sotto nei commenti se la conoscevate, la Madonna di Marroni, la Madonna della Neve di Marroni, e per quanto ci riguarda ci vediamo per una prossima apparizione in un prossimo video. Iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete il video nei vostri social, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti da Armando. Ciao!